Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale di psicologia. Io sono Cristiana Carpentieri, sono psicologa e psicoterapeuta. Oggi sarei dovuta uscire e non sono uscita perché piove, per cui ho detto facciamo un video di psicologia. Me l'ero già preparato, nel senso che io comunque studio ogni volta che ti faccio un video di psicologia. L'argomento che voglio trattare oggi è la dipendenza affettiva, caratteristica delle persone che sono dipendenti dal punto di vista affettivo. E quali sono le sue caratteristiche. Non stiamo parlando del disturbo di personalità, stiamo parlando della dipendenza affettiva, quindi è una tipologia che non è di per sé un patologico, ma è una modalità che la persona instaura con l'altro, anche perché noi com'è che nasciamo? Nasciamo come esseri umani dipendenti dalle cure materne, quindi noi non nasciamo come in effetti anche altri animali, nasciamo dipendenti per la nostra sussistenza da altri esseri umani, e in questo caso diciamo dipendenti dalla madre, dal padre o dal caregiver, quindi da chi si prende cura di noi. Quindi chi è il dipendente affettivo, emotivo? È una difficoltà nella relazione, cioè ha problemi nel relazionarsi con l'altro, quindi con le altre persone, in questo caso soprattutto con l'altro, come sta in relazione, è una problematica di come sta in relazione con l'altro, quindi è una modalità disfunzionale di come noi stiamo con gli altri, quindi interagiamo con gli altri. È una forma di attaccamento morboso all'altro, con la paura di essere abbandonati. Al centro della sua vita mette la persona amata, quindi non se stesso ma la persona amata. Perché? Perché è il desiderio, l'unico suo desiderio è quello di diventare indispensabile per l'altra persona, dedicando a lei tutta la sua dedizione, tutto il suo interesse. In questi video psicologici io parlerò molto anche di me, facendo un esempio o degli esempi, anche perché sennò poi diventano delle lezioni universitarie e sono di una noia totale. Vabbè, ma perché si comporta in questo modo? Perché ha paura di essere abbandonato. Ovviamente tutte queste rapporti disfunzionali si hanno perché si è avuto nell'infanzia una relazione con la madre e quindi col caregiver disfunzionale. Se non hai visto il video, vai a guardare gli stili di attaccamento e come questi stili di attaccamento che avvengono nell'infanzia possono creare delle patologie, anche un modo disfunzionale con cui noi interagiamo con l'altro e con gli altri in generale. Tutto parte dall'infanzia. Questa dipendenza affettiva si riscontra in vari ambiti: amore, amicizia, familiari, cioè non è che solo amore, perché uno dice dipendenza affettiva solamente dai rapporti uomo-donna o comunque con l'amato. No, anche con le amicizie e anche con i familiari, con cui instaurano dei legami che non sono sani, perché il legame sano dovrebbe essere un legame di libertà, di equilibrio tra il voler stare con l'altro ma desiderare anche di stare da soli. Quando tu sei ossessionato dal fatto che l'altro ti può abbandonare, di essere abbandonato dall'altro, è qui che c'è la patologia, ecco, subentra la patologia. La ricerca dell'altro ha una motivazione, si ricerca l'altro per due motivi: la conferma del proprio valore. Se l'altro sta con me vuol dire che io valgo, quindi valgo solo unicamente se sto in coppia, solo unicamente se sto in relazione con quell'altra persona, perché c'è il secondo motivo, serve per il riempimento del vuoto interiore. Allora, i sintomi sono sia fisici che psicologici e possono essere di appagamento e piacere nello stare insieme alla persona che tu hai scelto. Ovviamente ognuno si sceglie la propria persona. A me è successo molto questo nella mia vita, di avere persone che si attaccano a me tipo colla. L'appagamento tu ce l'hai quando sei vicino a quella persona, cioè stai bene solo quando sei vicino a quella persona. E poi un altro motivo è il bisogno, un sintomo è il bisogno di trascorrere del tempo, sempre più tempo con l'altro
e meno tempo con se stesso. Per me è più importante passare il tempo con te piuttosto che con me da solo. Ecco perché io dico, non sono io proprio solo l'antitesi, l'antitesi. Come tutte le relazioni tossiche hanno crisi d'astinenza. Quindi se questa persona non vede per un tot tempo, che chiaramente dipende da persona a persona, l'oggetto amato, questa persona, cosa succede? Succede che entra in crisi d'astinenza con attacchi di ansia, di panico, forte rabbia, vergogna, rimorso e senso di colpa. Vergogna, rimorso e senso di colpa avvengono nel momento in cui si rende conto di dipendere da qualcuno. Ci sono dei test diagnostici che mettono in evidenza, attestano il fatto che ci sia questo disturbo. I comportamenti tipici di queste persone sono di due tipi. Il primo è le fantasie romantiche. Quindi quando la persona non è presente, perché chiaramente deve fare la sua vita, il dipendente emotivo fantastica inizia a volare con la fantasia per alleggerire il senso di vuoto, di solitudine, per non sentire il rifiuto, perché chiaramente se la persona non è vicina ha sempre questa paura che possa essere abbandonato, per cui inizia a volare con la fantasia. Fantasie vanno bene perché le fantasie vengono utilizzate anche in psicoterapia perché possono aiutare a stare meglio. Anzi, noi viviamo in un mondo dove le fantasie si vivono molto poco e dovremmo utilizzare di più la fantasia, perché la fantasia nutre il nostro cervello e ci aiuta anche a superare tanti problemi. Quindi noi stiamo vivendo un periodo storico dove poco facciamo fantasia, non voliamo molto con la fantasia, ma il loro volare con la fantasia è un volare patologico, perché sono delle fantasie romantiche inesistenti che loro si creano con la propria mente. È successo anche a me, devo dire la verità, quando ho avuto delle relazioni a distanza, io volavo spesso con la fantasia e sono cose che tu ti immagini, che magari positive ovviamente, non negative in questo caso, che poi magari non succederanno mai. Quindi con la fantasia vado fantastico come potrà essere quel momento piuttosto che quell'altro con quella persona, quando ci vedremo faremo questo, faremo l'altro in futuro, quella. Bisogna sempre stare un po' con i piedi di piombo, perché le fantasie, ripeto, fanno bene, ma se usate nel modo giusto e se sono ponderate. E il secondo, il comportamento, è il legame d'attaccamento. Quindi è dovuto tutto questo dal legame d'attaccamento che, come stavo dicendo prima, del bambino con la mamma. Ed è questo che ha creato questa paura dell'abbandono. Questo legame d'attaccamento così esagerato, così portato all'eccesso patologico, serve per placare la paura quindi della perdita della persona, dell'abbandono, quindi paura di essere abbandonato, e mitigare gli aspetti dell'autostima, perché l'autostima è bassa. Perché se tu hai un'autostima nella norma, non hai bisogno di vivere per l'altro, non hai bisogno dell'altro che ti faccia sentire una persona completa. Noi dovremmo sentirci delle persone complete da soli. È già sbagliato il fatto che io sto in relazione con l'altro perché l'altro mi aiuta a placare la mia ansia, cioè migliorare la mia autostima. La mia autostima deve esserci perché c'è, è un qualcosa che non deve essere legato assolutamente alla presenza dell'altro. Queste persone nella vita quotidiana come si comportano, quali sono i comportamenti? Un po' anche questi video possono essere utili anche alle persone che non è che ne dobbiate soffrire per forza, anche perché poi magari il dipendente affettivo non lo guarda questo video, ma lo possono guardare le persone magari che sono vittime di persone con questa problematica, ecco, troppo attaccate, troppo con queste relazioni troppo invischiate. Nella vita quotidiana, il loro quotidiano gira intorno all'altro, cioè esiste solo e unicamente l'altro. Quindi non c'è spazio per le proprie emozioni e per le proprie esigenze. Cioè io veramente non
Per me sarebbe una cosa assurda, veramente, perché io sono empatica, per carità, però, mamma mia, mi immagino come vivere in trappola, secondo me, una sorta di trappola, io lo vedo una sorta di carcere in cui tu ti senti imprigionato perché hai bisogno dell'altro per stare bene, per placarti per calare ansia, per sentire un minimo di autostima, e l'altro non lo puoi controllare, perché noi possiamo controllare noi stessi, anche con la terapia, e la psicoterapia serve proprio a questo, a imparare a vivere la vita in maniera più sana, vivere quella stessa situazione che magari prima la vivevi con ansia, magari in maniera disfunzionale, ti insegna, tra virgolette, a vivere la vita accettando anche le problematiche della vita, vivendole in maniera diversa, vivi in maniera diversa, accetti anche le problematiche in maniera diversa, la realtà in maniera diversa. Il pensare che queste persone sono legate la propria autostima è legata all'altro, mi vengono i brividi. Ecco, l'unica cosa che mi viene in mente sono le catene. Queste persone sono incatenate dalla presenza dell'altro. Per come io vedo gli esseri umani, ora come ora, la maggior parte alla prima difficoltà scappano, quindi possiamo solo immaginare come viene vissuto questa paura dell'abbandono. Mamma mia, un'autostima che è legata all'approvazione dell'altro. Un po' ce l'abbiamo tutti questo, dell'approvazione dell'altro. Anche io ce l'ho avuto moltissimo in passato, dell'approvazione dell'altro, però per quanto riguarda queste persone è l'altro quella persona, non gli altri, quella persona specifica, quella persona X. E non parliamo quando queste persone vengono lasciate, entrano in una crisi esistenziale di ansia, attacchi di panico e mancanza di terra sotto i piedi, che possiamo solamente immaginarlo, perché comunque sono persone molto fragili. E quindi questa paura di rimanere da soli, questa paura di perdere l'altro, com'è che loro si comportano? Cercano il più possibile di diventare indispensabili per l'altro, quindi con comportamenti e azioni. Quindi fanno tutto con l'idea di tenersi caro l'altro. Le cause un pochettino ne ho parlato prima. Le cause principali sono lo stile d'attaccamento, come stavo dicendo prima, quindi il modo in cui i genitori, la madre, il caregiver hanno interagito con il figlio, quindi col bambino, quindi tutte quelle esperienze che sono state vissute nella famiglia d'origine, quindi con le figure genitoriali che sono state particolarmente apprensive, senza lasciar vivere, senza lasciar spazio a vivere la vita ai figli. Quindi genitori molto apprensivi, genitori che non hanno fatto prendere delle decisioni ai figli, ma le hanno prese loro. Non hanno messo il figlio di fronte, per esempio, a delle situazioni in cui hanno chiesto al figlio, per esempio, tu vorresti fare questo piuttosto che l'altro. No, hanno deciso i genitori per i figli, cioè non hanno dato spazio di potersi vivere la propria vita, di poter fare anche le proprie esperienze, perché noi abbiamo bisogno di farci le nostre esperienze di vita. Tutti ne abbiamo bisogno anche di sbagliare, perché è solo sbagliando che impariamo sbattendo la testa contro il muro, come dico sempre io, cioè impariamo sbagliando si impara, infatti. Ed è vero, perché se tu non dai la possibilità a tuo figlio di poter sbagliare, di poter commettere degli errori, perché sei troppo apprensivo, hai paura che tuo figlio soffra, quindi prendi le decisioni tu per tuo figlio, non lo lasci libero, in lui si crea questa sorta di comportamento tossico che inizialmente magari può averlo avuto nei confronti del genitore e successivamente magari può averlo con il partner, quindi riporta la stessa relazione che aveva con la madre, viene riportata con il partner, quindi con la persona con cui lui sta. E di conseguenza, quello che ho detto prima, il comportamento è quello di tenersi cara la persona con tutti i mezzi possibili e immaginabili, per paura,
di perdere la persona, di essere abbandonati, di essere lasciati, di rimanere soli, farebbero di tutto. Una di queste cose, per esempio, mi viene in mente che è la manipolazione. Ci sono persone che sono manipolative. Le manipolazioni possono essere di vario tipo, quindi persone che cercano in tutti i modi, magari con dei comportamenti ovviamente tossici, malati e non sani, per fare in modo che tu possa stare con loro. Queste forme di manipolazione molte volte sono inconsce, non è detto che lo facciano apposta, cioè sanno di farlo ma non sanno perché lo stanno facendo, e a volte cosa succede? Che ci si adatta per piacere all'altro, per essere accettati dall'altro, si rinuncia a se stessi per far spazio all'altro, quindi adattandosi all'altro, facendo tutto quello che l'altro vuole da noi. Non è amore, perché l'amore è accettazione di tutto quello che riguarda l'altra persona. Io ti amo indipendentemente dai difetti che puoi avere. Non sono relazioni di amore vero, sono relazioni tossiche. Tutti questi comportamenti per ricevere amore, per ricevere l'attenzione da parte dell'altro e l'approvazione da parte dell'altro. Quindi possiamo solo immaginare la vita d'inferno che può vivere una persona con questo tipo di approccio emotivo con l'altro. Bisogna fare una distinzione con il disturbo di personalità, che è una cosa diversa. Il disturbo di personalità dipendente, stiamo parlando di dipendenza emotiva, che non è una patologia. Diventa patologia nel momento in cui è un disturbo della personalità dipendente, che si può manifestare sia con il borderline, con il disturbo di personalità borderline, che col dipendente di personalità. Quindi è diverso il disturbo di personalità dipendente, è diverso. Perché? Perché nel disturbo di personalità non si rende conto di avere questa problematica, mentre nel caso precedente si rende conto di essere dipendente, mette in atto quei comportamenti perché ha paura di perdere l'altro. Nel disturbo di personalità dipendente è inconsapevole, non si rende conto, e infatti è un tipo di patologia più grave. Ecco, anzi, è un tipo di patologia. Il dipendente di personalità ha una grande bisogno di accudimento, di sostegno e di vicinanza affettiva, e questo è derivato da uno stile di attaccamento ansioso ambivalente. Quindi ambivalente. Nel disturbo ambivalente di personalità la madre non è sempre presente. Quindi non è una madre che riconosce i bisogni del bambino, ma è una madre che a volte li riconosce, altre volte no. Quindi ambivalente. Ed è proprio questo stile di attaccamento che fa sì che le persone possano, da adulti, avere la paura di essere abbandonati. Perché quando erano piccoli la mamma, in un momento del bisogno, non c'era. Quindi se il bambino, faccio un esempio, se il bambino aveva bisogno di mangiare oppure aveva bisogno di coccole e la mamma gli dà il latte, non ha capito il vero bisogno del bambino, perché il bambino magari aveva bisogno delle coccole, aveva bisogno di essere cullato, mentre la mamma non capisce il reale bisogno del bambino, che era quello di essere cullato, e gli dà da mangiare. Oppure quando ha bisogno della mamma, la mamma in quel momento non c'è, quindi a volte la mamma c'è, gli sta vicino, lo coccola, altre volte lui magari avrebbe bisogno delle coccole, della presenza della mamma, ma la mamma non c'è. Un attaccamento quindi ambivalente crea proprio questo tipo di disturbo poi in età adulta, dove si ha paura appunto di essere abbandonati, di non essere capiti, e si ha sempre bisogno della persona amata sempre vicino, perché si ha paura che quando si allontana tu quasi la perdi. Quindi si instaura un meccanismo che si era già instaurato quando il bambino era piccolino e continua anche
nell'età adulta, ovviamente con personaggi diversi, magari non più con la madre, ma con il fidanzato, con l'amica e via dicendo, come abbiamo detto prima, che comunque si può manifestare in vari ambiti di attaccamento e di relazione. È un bambino che poi sarà un adulto che ha bisogno di essere costantemente rassicurato. Qui abbiamo tanti casi di cronaca di questo tipo, che hanno paura di essere abbandonati, quindi paura di essere abbandonati, paura di essere lasciati, oppure quando vengono lasciati cercano il più possibile di attrarre a sé la persona amata che hanno perso e farebbero di tutto. Si uccide anche l'uomo, ma anche la donna, però abbiamo tanti casi di cronaca dove sono stati gli uomini a uccidere le donne, questo è statistica. L'uomo che uccide una donna perché viene lasciato e poi sentiamo è stata uccisa con 45 coltellate, in quelle 45 coltellate c'era tanto dolore e il dolore era questo. E il dolore è questo: tu mi hai lasciato, tu mi hai abbandonato. Non c'è bisogno per uccidere una persona di riempirla di 45 coltellate, ce ne rendiamo conto tutti quanti, però in quel caso c'era la rabbia repressa interna, la rabbia, la frustrazione di essere stato lasciato, abbandonato, per cui tu non mi vuoi, ma se non vuoi me non sarai di nessuno. Se non stai con me, non starai neanche con altri. Poi magari queste persone magari si possono anche pentire, per carità. Se vuoi che ti parli anche di casi di cronaca nera, a me piacerebbe moltissimo, perché sono degli argomenti che io seguo tantissimo. Cioè anche quando cucio o quando faccio qualche cosa mi piace, anche prima di andare a dormire, mi piace moltissimo ascoltare, cioè mi tengo sempre aggiornata, anche perché mi sarebbe piaciuto diventare anche criminologa. L'avrei fatto se fossi stata ricca e comunque tipo ereditiera, avrei detto vabbè dai, ce lo faccio, perché non lo farei per lavoro, lo farei semplicemente un corso che farei per me. Di certo non lo farei per trovare lavoro, però mai dire mai nella vita. Nelle relazioni, e qua ci inseriamo i narcisisti, con i narcisisti non vanno d'accordo. I dipendenti affettivi non riescono a instaurare a lungo termine delle relazioni. Perché? Perché non è una relazione soddisfacente. Anche se la persona dipendente rinuncia a se stessa, quindi dovrebbe essere teoricamente la persona adattissima a stare con il narcisista, che vuole dominare l'altro, e anche se si annulla per la persona amata, quindi dando importanza solamente all'altro e non a se stessi, annullando se stessi per l'altro, quindi tutte le proprie esigenze per l'altro, nonostante questo il dipendente affettivo non riesce a stare a lungo in relazione con i narcisisti. Si rende conto che finirebbe questa relazione soffrendo, con la sofferenza. È proprio il dipendente affettivo che molte volte lascia il narcisista. La cosa mi fa molto ridere questo. Il narcisista non è una persona a cui ti puoi più di tanto poggiare. È troppo altalenante, troppo. Il suo comportamento, le sue emozioni. Quindi non è la preda, diciamo, di questo tipo di persone con la dipendenza affettiva. Io spero che questo video ti sia stato utile. Fammi sapere nei commenti se conosci qualcuno che ha questo tipo di disturbo, comunque questa dipendenza emotiva, o se vuoi che ti parli più a fondo del disturbo dipendente di personalità. Fammi sapere se ti interessa. Magari è più interessante se te ne parlo inerente comunque sempre ad un fatto, ad un esempio, perché magari si capisce di più. Un fatto di cronaca, per esempio. Oggi te ne ho accennato, anche senza farti nomi, però ti ho accennato un po'. Ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanella e lasciare qui sotto un bel commento. Fammi sapere cosa ne pensi.
io vi leggo tutti e rispondo a tutti e mi fa super piacere. Per far crescere il canale fammi pubblicità, e per farmi pubblicità devi condividere i video, se non questo anche altri, o il canale nei tuoi social, quindi con i tuoi amici, nei tuoi social, perché così mi aiuti a crescere. Ti ringrazio tantissimo, ti mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!